è una brutta parola, una scaletta per questo video che volevo fare da tempo, ma ho deciso che la cosa migliore da fare era quella di non usare nessuna scaletta e andare completamente a braccio. Quindi, spoiler alert, questo video sarà pieno di me che mi perdo nei discorsi, come nei vecchi video che facevo all'inizio in cui non facevo mai la scaletta, e infatti poi iniziavo i discorsi e non si capiva più niente, però a quanto pare questi sono i video che vi piacciono, quindi questo ve beccate. Chi sono io per dirvi di no ad un video in cui devo anche fare meno lavoro perché non devo fare la scaletta? In questo video si parla di moi, ovviamente, come in tutti questi video, e non è solo perché sono probabilmente molto egocentrica, forse dato dal fatto di essere figlia unica o non lo so, ma volevo raccontare a un po' di persone che di solito capitano su questo canale, a tutti quelli, sia quelli che interessati sia solo a quelli che vengono a darmi della cicciona, che cosa faccio, chi sono, perché questo canale è così, perché questo canale è cambiato così tanto nel tempo, perché io sembro un camaleonte. Innanzitutto, per chi non mi conosce, ciao a tutti, io sono Serena e sono italiana, ma vivo a Londra e mia mamma ha origini salvadoregne e parlo giapponese, che potrebbe essere un po' confondente. Non è una parola, non so più italiano. Sono sempre stata una persona abbastanza variegata, con tantissimi stimoli, multipotenziale, multiculturale, e da qui nasce la mia grande passione per, praticamente tutto quello per cui si può avere una passione. Penso che se metto a farmi una lista delle cose a cui mi sono appassionata durante gli anni non basterebbe un canale, ma dovrei aprirne 8. Ho cominciato nel 2010, anche se la mia carriera youtubica risale al 2007, in un canale che nessuno di voi vedrà perché è troppo imbarazzante e anch'io ho una dignità, insomma, un pochino ne è rimasta. All'epoca vivevo in Giappone e siccome nessuno all'epoca ti diceva come andare a vivere in Giappone e mi c'era voluto tantissimo a capire come fare, avevo deciso di aprire questo canale non solo come diario della mia vita e la mia esperienza personale in Giappone, ma anche per aiutare qualche persona malcapitata come me a cui veniva l'idea di andare a studiare in Giappone e si doveva ritrovare in un tripudio di link in inglese e giapponese dove non si capiva una mazza, e poi alla fine finivi in una scuola scatorcia e spendevi un sacco di soldi e non imparavi niente. Quindi questo è quello che mi ha spinto a fare video all'inizio, non insegnare giapponese, non essere una youtuber famosa, anche perché all'epoca dire di essere una youtuber era equivalente ad essere praticamente una sfigata. Infatti, piccola curiosità su di me, all'inizio quando facevo YouTube dei miei ex compagni del liceo crearono dei profili falsi col mio nome in cui cercavano di bullizzarmi e dire che ero ridicola. Serena Ridicola Bertozzi. Il canale, bene o male, era molto piccolo, tipo che lo guardavamo solo io, mia mamma e i miei gatti, e diciamo che non aveva così tantissime visualizzazioni, ma era normale, YouTube all'inizio e non tutti vogliono proprio prendere e andare a studiare in Giappone, o almeno così credevo. Ma un giorno il signor Marco Togne mi fece uno shout out, perché per chi non è del settore praticamente me spammò a gratis, che era una cosa che si faceva all'epoca quando erano tutti gentili e non erano tutti fissati con quanto fai di monetizzazione. Questa cosa mi aiutò tantissimo a crescere, mi ricordo che era un sabato, io ero qua a casa dei miei perché vivevo ancora qua e mi vidi arrivare tipo notifiche tipo come quando ti arrivano i follower fake, solo che erano veri a quell'epoca. Era un po' un misto tipo che bello e oh mio Dio, adesso che cosa ho creato, che cosa ho fatto. E infatti da lì poi è iniziata, diciamo, la mia carriera youtubica, che all'epoca in realtà era sempre semplicemente un hobby. La cosa ebbe tantissimi riscontri sulla mia vita, sia positivi che negativi. Sia positivi perché ovviamente la mia creatività veniva apprezzata da molte più persone e non rimaneva solo in famiglia, tipo quando sei elementare e ti dicono Serena di la filastrocca, ma anzi ricevevo un sacco di commenti e domande eccetera, c'era proprio una community super appassionata. Tra l'altro questa cosa mi ha portato anche delle proposte lavorative, perché sono riuscita a entrare in contatto con Giappo Tour e quindi facevo la tour leader per i tour in Giappone, che se siete venuti con il mio tour sicuramente vi siete divertiti, perché sono super divertenti, ma anche quelli degli altri, cioè tutto il Giappone è bello. Però
come ci sono le cose positive, ci sono anche le cose negative, o H il rovescio della medaglia, e fra questi c'è un tratto del mio carattere che è un tratto in cui mi spinge in maniera molto masochistica a voler far felici tutti e chi è su YouTube lo sa che è praticamente più facile probabilmente far passare un cammello nel buco di un ago. Detto in inglese sembra super intelligente, mentre quando lo dico io in italiano sembra che ho preso qualche cosa di stupefacente. Il mio carattere mi ha portato a voler chiedere che cosa volessero gli utenti, ascoltare quello che volessero gli utenti. Che è buono! Quando sei uno youtuber è buono ascoltare quello che vuole il tuo pubblico, ma nel mio caso è diventato praticamente un ok, devo cambiare tutto di me stessa, così poi tutti saranno facili. Google Home, smettila! Quindi ho iniziato a fare le lezioni di giapponese, ho iniziato a fare video delle news sul Giappone, ho iniziato a fare anche cose che andavano di moda all'epoca, qualche gameplay. Veramente sul mio canale trovate qualsiasi tipologia di video mai esistita, perché ci sono da così tanto tempo e le ho provate tutte, perché credevo che questo fosse quello che voleva la gente da me. Cioè io ero assolutamente convinta che, se me lo chiedono vuol dire che vogliono questo. Risposta: no. Questa cosa mi ha portato nel tempo, non lo so, a perdere me stessa, perdere quello che io volevo dire, perdere quello che, la mia passione, quello che era l'inizio. Bisogna essere secondo me un po' selfish, un po' egoisti su YouTube, perché si rischia di compromettere la propria immagine agli occhi degli altri, e io mi ritengo molto cambiata, per alcune cose in positivo, per alcune cose in negativo, nel senso che questo voler accontentare gli altri a tutti i costi mi ha fatto perdere di vista in un momento cruciale della mia crescita e del mio sviluppo, che io chiamo il momento della tela bianca. E scusate, sono anche filosofica, ragazzi. Se non mi conoscete e avete appena visto questo canale, sappiate che c'è anche tanta saggezza qua dentro e non solo cavolote. Quindi la mia tela bianca all'inizio dei miei 20 anni era stata su YouTube coperta interamente di un solo colore, verde matcha latte, c'era solo verde, perché tutto quello di cui io potevo parlare sul canale era il Giappone, nonostante io dopo anni non vivevo più lì, non studiavo più giapponese, non avevo più contatti con la maggior parte dei miei amici giapponesi. Questo perché avevo subito un po' di traumi quando ero in Giappone e nonostante mi piace ancora come paese, lo adoro, parlare di Giappone mi rievocava delle cose fastidiose, quindi praticamente da amarlo ero passata quasi ad essere insofferente ogni volta che mi chiamavano quella del Giappone. Io non sono quella del Giappone, e questo era quello che io volevo dire. In un momento di infelicità in cui postavo letteralmente un video all'anno ho deciso che YouTube però in realtà mi piaceva e mi mancava, e che iniziava a essere una possibile carriera, e io dicevo cavoli, è la carriera che ho sempre desiderato, poter viaggiare, poter lavorare dal computer, poter essere indipendente, non dovermi alzare per forza a un certo orario per arrivare al lavoro ad un certo orario. Era un sogno per me. E all'epoca stavo anche all'università, stavo facendo l'Accademia di Belle Arti di Carrara, perché col solo scopo di avere un foglio alla fine per poter poi tornare in Giappone o comunque fare qualcosa della mia vita, perché non aveva assolutamente senso. L'accademia me la pagavo io, quindi io facevo un lavoro estremamente, per me in inglese si dice demeaning, è un lavoro che io ho fatto e mi è servito a capire che io non voglio fare quel lavoro, ed era la ragazza che ti offre di farti cambiare il pacchetto di sigarette. Nota bene, io non ho mai fumato e non fumo. Ero estremamente consumata e YouTube mi sembrava forse la prima cosa che riusciva a darmi un senso, nel senso della mia vita, e mi dava delle grandi soddisfazioni comunque. Quindi ho deciso di cambiare rotta, ed è lì che le cose hanno iniziato ad andare per prima bene e per prima male. E poi dopo male, perché fare video con un'altra persona è molto stimolante, è molto divertente, ma se l'altra persona è un ragazzo e tu sei una donna, e con questo non voglio fare assolutamente vittima e non voglio parlare della situazione delle donne su YouTube, perché basta aprire gli occhi e rendersene conto di com'è.
ma la gente inizia piano piano a non vedere più te, ma a vedere la sua costola, capito? Nel senso, a vederti come un prolungamento. E succede piano piano, succede con le piccole cose, succede quando ti presentano ad un evento con solo il canale di questa persona, non nominando minimamente il tuo canale, come se non esistesse. Succede quando all'incontro con un cliente, nonostante tu sia stata la prima a esserti interessata, a avergli detto che sei una grande fan del brand, questo rappresentante del brand dà il suo biglietto di visita a lui, ma non a te, perché tu sei la ragazza, la segretaria, la companion. E succede quando vai agli eventi delle fiere, alle fiere, ecco ragazzi, oggi è un spilling the tea, madonna. Succede quando vai alle fiere organizzate con tutti gli altri youtuber e tu ti diverti, ma non vieni accolta allo stesso modo, anzi ti viene quasi fatto capire in maniera molto subtle, quindi molto che ti puoi accomodare nella zona delle fidanzate, nella zona delle accompagnatrici. No, non puoi stare con i maschi grandi, loro sì che fanno il canale, loro hanno il loro canale, il successo, ma tu sì, il tuo canale è molto carino, però adesso puoi accomodarti di là. Sono state queste cose che letteralmente goccia dopo goccia non solo hanno distrutto la mia autostima, ma ho perso completamente me stessa. Cioè, io ho associato il fatto di non parlare più di Giappone al fatto che la gente non mi riconoscesse più e non capivo perché non lo so, perché ero in quella situazione lì, perché mi sembrava una situazione ideale, cioè era tutto molto bello, era tutto molto creativo, era tutto molto divertente, ma queste piccole cose piano piano mi distruggevano l'autostima e mi facevano perdere contatto con me stessa e mi facevano perdere contatto con chi mi seguiva. Mi sentivo rifiutata, anche specialmente quando poi pubblicavo, è normale, pubblicavo altri tipi di video e la gente mi chiedeva video sul Giappone. E non è assolutamente colpa della gente, perché giustamente la mia comunicazione era stata fatta male, ma erano agli inizi di YouTube, nessuno sapeva niente di comunicazione e marketing. Quindi sono arrivata a un punto di burnout esistenziale, se si può definire così. Non sapevo più chi ero. Come Ariel durante la Sirenetta, quando Ursula gli ruba la voce e lei fa e mo, so si tua. Questi anni, gli ultimi anni, sono stati anni in cui sono stata molto incoerente su YouTube, proprio acceso, spento, pubblico, sparisco, perché in realtà semplicemente stavo ricostruendo me stessa e nonostante non volessi perdere la mia presenza su YouTube, anche perché la piattaforma è molto cambiata adesso, la piattaforma ti punisce se non pubblichi, ti punisce se non sei costante, perché dice, beh, noi abbiamo comunque molti più creator, molti più costanti che sanno chi sono loro stessi, eccetera, di te, quindi in generale non abbiamo così bisogno di te. Quindi qual è stato il processo? Tela bianca, tela verde, bellissimo colore, ma non sono io. Cancellazione, tela strappata, tela ricucita, a tailing color, il mio nuovo nome. Perché? Perché la mia tela è ricucita, è stata riparata, più o meno, e adesso è il mio momento di raccontare la mia storia con tutti i colori. Quindi mi ripresento, sono Serena, sono italiana, vivo a Londra, Nihongo hanasemasu, parlo giapponese, y hablo un poquito español. I can speak English and capisco il francese, ma non farò la frase in francese perché mi vergogno. E zio, scusa, cioè, un po' di rispetto. E questo è il mio canale. Mi piacciono tantissime cose, sono molto iperattiva
una parte di me pensa di avere l'ADHD e probabilmente è così, mi distraggo super facilmente, cerco però sempre di mettercela tutta e di migliorarmi, perché secondo me nella vita siamo sempre in divenire e si può sempre fare di meglio e si può sempre migliorare se stessi e volersi anche un po' più bene. Mi piace la body positivity perché mi sono stancata di sentirmi, questo fa parte del fatto di dover piacere agli altri a tutti i costi e mi sono stancata di questo. Il mio goal è piacere a me prima di tutto. In questo canale vi porterò un sacco di contenuti, specialmente multiculturali come me. Quindi vi parlerò un po' di Londra, un po' dell'Italia, magari vi parlerò delle mie radici, vi parlerò della mia passione, il Giappone, e vi parlerò anche della moda, di quello che io mi metto per sentirmi bene con me stessa, e quindi della positività, delle cose che mi fanno stare bene, sia appunto mentalmente che fisicamente. E non lo so, se mi va vi canto anche una canzone. Spero che vi sia piaciuto questo video, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto riflettere. Lo so che era iniziato come un video molto molto stupidino, ma poi siamo scesi nel dramma. Ma mi piace così, mi piace darvi un po' di tutte le mie sfaccettature, un po' tutti i miei colori, e se vorrete continuare questa avventura con me, adesso nella end card vi linkerò altri video che potete vedere di me di un po' di tempo fa e potete trarre le vostre conclusioni. E se vi siete arrivati fino a questo punto del video potete scrivere pappagalli, perché maledetti fanno un sacco di casino, però sono carini, quindi li perdoniamo lo stesso. O mettere un emoji, c'è l'emoji del pappagallo? Penso di sì. E se vi siete proprio così, che vi siete appassionati, adesso non potete farne a meno di me nella vostra vita, mi fa piacere. Ciao, benvenuti in questo nuovo percorso. Potete seguirmi anche su Instagram @ataleInColor. Ho scelto un nome difficilissimo nonostante io abbia un'audience principalmente italiana, ma come sapete nella vita si fanno tante decisioni strane e questo era uno di questi, però sono necessarie, quindi la smetto di parlare, scusate, vi sto tenendo impegnati, andate a fare le cose che dovete fare, oppure no, non è vero, andate a vedere un altro video. Bye!